Ho ritrovato il mio Game Boy, ricevuto in regalo da un amico dei miei quando avevo 12 anni. Era di seconda mano, con una sola cartuccia, che però conteneva già parecchi giochi diversi. E dopo aver giocato davvero tanto, è rimasto in un cassetto per decenni. Non ricordo di averlo maltrattato, ma neanche di essere stato tanto attento. Per fortuna è ancora tutto intero. Oggi mostra qualche segno di invecchiamento, il vetro staccato, la plastica ingiallita sotto uno strato di sporco. La mia paura più grande sono le batterie. Se le avessi lasciate dentro, avrei trovato una poltiglia di acido secco. Per fortuna le ho tolte prima di metterlo via. Alla prima accensione sembra funzionare. Si merita un bel restauro. In questo video non farò modifiche strane né invenzioni, semplicemente mi prenderò cura di un oggetto della mia infanzia, al quale sono legato. Comincio quindi a smontarlo con le 6 viti che trovo nel retro. Viti a stella a 3 punte o anche dette a Y. Tolte le viti, separo le due metà. Faccio attenzione perché non so cosa trovarmi e l'ultima cosa che voglio è strappare qualche cavo. Infatti le due metà sono tenute insieme da un cavo flat che, con un po' di attenzione, si stacca dalla parte del retro. Prendo il frontale e svito le 10 viti, questa volta viti normali a stella, che tengono ferma la scheda sulla quale si trova lo schermo, i contatti per i pulsanti ed è saldato anche l'altoparlante e il potenziometro del contrasto. E con delicatezza estraggo la scheda con il suo strato di polvere. Ma il peggio deve ancora arrivare. Sui tasti si annida lo schifo peggiore. Anche l'altoparlante ha bisogno di una bella pulita. Ora ci sarebbe lo smontaggio del retro, ma non ho premuto il tasto REC. Pazienza, tanto dopo lo rimonto. Tutte le parti in plastica e gomma possono essere lavate con un semplice sgrassatore da cucina. E uno spazzolino per le unghie. Risciacquando il tutto, lo strato di sporco è venuto via, ma resta il giallo della plastica. Per questo problema esiste un metodo che provo per la prima volta. L'ho scoperto guardando il canale di 8-Bit Guy, un nerd informatico, accumulatore seriale di computer vintage, che non solo li restaura, ma riesce anche a ripararli spiegandoti come funzionano. Se la tecnologia vintage ti piace, dagli un occhio, ti lascio il link in descrizione. Il metodo è semplice, acqua ossigenata e raggi UV. Metto le plastiche in una vaschetta e ci verso sopra l'acqua ossigenata. Aggiungo anche un po' di detersivo all'ossigeno attivo, come consigliato da qualcuno online. In realtà il detersivo è meglio evitarlo o comunque metterne pochissimo, perché tende a fare schiuma, e la schiuma scherma una parte dei raggi UV che devono colpire direttamente la superficie. Non avendo a portata di mano una lampada UV, mi affido al sole e metto la vaschetta sul balcone per diverse ore. Intanto puliamo le schede con dello spray fatto apposta per pulire i contatti elettrici ed un pennello per i lavori sporchi. Anche le piastrine di contatto della batteria meritano una pulita. Una in particolare ha delle tracce di ossido che cerco di rimuovere con un bacchetto di bambù. La molla di una delle piastrine che tiene in posizione la batteria è piegata. Con un paio di pinze la raddrizzo cercando di non spezzarla. Intanto l'acqua ossigenata sta lavorando, ma non così bene. Il primo risultato, dopo diverse ore di esposizione, non è come speravo. Il giallo è un po' sbiadito, ma penso si possa fare di meglio. Quindi ci riprovo con un'acqua ossigenata al doppio della concentrazione. Inoltre penso che un sacchetto di plastica possa circondare meglio e minimizzare il consumo di acqua ossigenata. E di nuovo al sole per un bel po' di ore. E ore. E altre ore. E finalmente la differenza si vede, o meglio, non si vede più. La parte più chiara sopra la scritta è del colore originale. Ora anche nella parte esposta il giallo è quasi sparito.
Non resta che rimontare il tutto. Partiamo dal tasto di accensione che va semplicemente ad incastro. 4 viti tengono ferma una piastra di metallo. La scheda madre va infilata prima nel tasto di accensione e poi fatta scendere in sede insieme ai cavi saldati per il collegamento del jack audio. Ci sono solo 2 viti per la scheda madre e altre 2 per la scheda del jack audio. Ora tocca ai tasti in plastica e gomma tenuti in sede solo da piccoli perni in plastica che li mantengono in posizione. Quindi avvito le 10 viti che tengono la scheda del monitor. E le 2 metà del Game Boy tornano di nuovo insieme. Con una leggera pressione e un piccolo clic. Fermiamo il tutto con le 6 viti ad Y. Inserisco 4 batterie. Pulisco il vetro, cioè la plastica trasparente di copertura dello schermo. E lo incollo con del biadesivo molto sottile. Chiudo il vano delle batterie e inserisco la cartuccia. Se ho fatto tutto bene, si riaccenderà. Perfetto. Esteticamente sembra nuovo, fatta eccezione per qualche leggero graffio sul vetro e sui tasti. A livello costruttivo l'ho trovato davvero ben progettato. Smontarlo e pulirlo è stato davvero facile. Se anche tu hai un cimelio di questo genere in casa, provaci, vedrai che ti darà molta soddisfazione. Come sempre, un tuo commento è molto gradito e se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un like. Ora, finalmente, mi godo una partita a Tetris, tornando, anche se solo per pochi minuti, a quella sensazione di svago che mi sapeva dare il Game Boy nel duro periodo dell'adolescenza. Ci vediamo nel prossimo video e se non vuoi perdertelo, iscriviti!